Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti sul canale per chi passa per la prima volta sotto questo contenuto. Ho aspettato 48 ore prima di fare questo video perché volevo vedere come si evolveva la situazione calciomercato in casa Napoli. Ovviamente ci sono delle ufficiosità, chiamiamole così perché mancano solo le firme, ma i due calciatori dovrebbero vestire la maglia del Napoli. A brevissimo parliamo di Traoré e Ngonch e ovviamente andiamo a vedere anche la classifica della Serie A perché è finita ieri sera la giornata e quindi per correttezza, ecco, andiamo a guardare la classifica quando hanno giocato tutte e facciamo un attimo una comparazione con quella dell'anno scorso perché c'è una cosa che volevo farvi notare in base alla lotta Champions e a questo quarto posto che il Napoli deve assolutamente puntare nella maniera più assoluta. Prima di cominciare vi invito come sempre ad iscrivervi al canale, attivate la campanella delle notifiche così restate aggiornati sui contenuti ogni qualvolta carico un nuovo video. Partiamo dalla classifica dell'anno scorso. Allora, la classifica dell'anno scorso che vedete qui si presenta molto corta, ma diciamo con uno schema ben preciso per quanto riguarda l'Europa, perché l'Udinese che ha 29 punti, settima in questo caso nella classifica, parliamo ovviamente della classifica alla 20ª giornata, vede il Napoli ovviamente che ha fatto il voto e tutte dietro che sono tutte distaccate, però diciamo che tra Champions e Europa League la lotta alla 20ª giornata era ben definita tra le squadre che potevano poi giocarsi il quinto, il quarto, il sesto posto. Sono tutte in 3 punti dall'Inter fino ad arrivare alla Roma, al di là dell'Udinese che è a 9 punti dietro il quarto posto con l'Atalanta a 38. Non andiamo a vedere le zone centrali, le zone basse della classifica perché mi interessava questa situazione quinto posto. Qui, quinto o quarto posto, scusate. Qui c'è una situazione ben delineata per quanto riguarda le squadre in lotta per le posizioni in Europa. Quest'anno la situazione è un tantino diversa. Eccola qui. Anche se la classifica è molto corta, ovvero il Napoli ottavo è a 3 punti dal quarto posto, sopra ci sono comunque Atalanta, Lazio, Bologna e la Roma 2 punti dietro a 29 che non la dobbiamo ovviamente scartare. Non scartiamo nemmeno il Torino per punti perché 28 comunque sei a 4 punti dalla conference. Quindi sei a 4 punti dalla conference e sei addirittura a 6 punti dal quarto posto. Non possiamo assolutamente mettere da parte anche il Torino, però ci rendiamo conto in questa classifica che non è delineata come l'anno scorso la corsa all'Europa, che sia Europa League, Conference o Champions League con il quarto posto, perché è molto più corta e ci sono molte più squadre che avendo un andamento diciamo altalenante in campionato sono arrivate lì tutte quante appaiate. Fiorentina 34, Atalanta e Lazio 33, Bologna 32, Napoli 31, Roma 29 e Torino 28. È una bella situazione ingarbugliata, però noi dobbiamo puntare comunque alla prima, tra virgolette, di questa classe che è la Fiorentina a 34 punti che è quarta e noi siamo 3 punti dietro con uno scontro diretto da giocare per i punteggi perché quello dell'andata comunque l'abbiamo perso malamente e vedremo poi nel caso di arrivo a pari punti chi dovesse spuntarla. Noi cerchiamo di guardare i punti e la classifica e andare a vedere di rosicchiare sempre un pochino per raggiungere questo quarto posto che è fattibilissimo a livello di punti. Bisogna vedere però a livello mentale se vogliamo arrivarci o meno. Detto questo, questa era la situazione che ovviamente volevo evidenziare per quanto riguarda le due classifiche a confronto. Da questo punto di vista forse era molto meglio l'anno scorso se ti ritrovavi quarta, quinta, ma comunque stavi lì con le altre squadre e avevi il resto del trenino fuori Europa che era distante comunque 9-10 punti, era molto più gestibile a livello mentale e quando guardavi la classifica comunque
c'era molto più conforto al di là delle prestazioni, al di là di come stia il Napoli adesso. Detto questo, calciomercato. Abbiamo chiuso a quanto pare, mancano le firme per Ngonch, perché si dice in francese, essendo un calciatore belga, e Traoré ha passato le visite mediche, scoglio che non era assolutamente scontato, visto le condizioni del calciatore nell'ultimo periodo e nell'ultima sua fase, diciamo, della carriera. Traoré noi l'abbiamo già analizzato. Traoré centrale offensivo, centrocampista centro offensivo, esterno a sinistra, gli piace rientrare comunque, così come faceva Insigne, così come fa anche Kvaratskhelia, così come nel calcio moderno fanno un sacco di esterni. Se Traoré dovesse tornare, il calciatore che abbiamo visto a Sassuolo, tanto di cappello, tecnicamente non lo discuto e non mi dilungo perché ci abbiamo fatto già un video, quindi incentriamo il video sul calciatore che il Napoli ha preso inaspettatamente, forse era già più che programmato, però si parla di un blitz notturno per sbaragliare la concorrenza. Comunque, Cyril Ngonch, centrocampista belga, 23 anni, in forza al Verona, si è messo in luce al Verona, ricordate, credo che ricordate, io lo ricordo, quel gol in rovesciata, comunque tecnicamente il calciatore c'è ed è anche un grandissimo profilo in prospettiva. L'unico punto di domanda che mi faccio è che comunque è un esterno destro per natura, è stato schierato anche poche volte, a dire la verità, nel centro attacco, ovvero, fammi vedere se le troviamo, eccole qui, ovvero lì, sotto punta o addirittura punta centrale, ma predilige l'esterno, si accentra perché è di piede sinistro, quindi si accentra, così come Politano, dai, così come Politano. Quindi se il Napoli abbia fatto questo acquisto in relazione ad una cessione di Zerbin a livello numerico, ci siamo rinforzati. C'è anche l'ambulanza che ci fa compagnia tutte le mattine, più o meno allo stesso orario. Comunque, dicevo, centrodestra, destra, ma si accentra sul sinistro come fa Politano. Quindi se l'abbiamo preso perché Zerbin se ne va, ci siamo inevitabilmente rinforzati, perché tecnicamente reputo Ngonch, diciamo, sopra sicuramente al calciatore del Napoli. Poi può darsi che le partite mi smentiscano e le prestazioni anche. Vedremo, ma ciò che ha fatto vedere almeno a Verona finora fa ben sperare. Quella è la posizione in campo, 1533 minuti giocati, quindi calciatore che potresti schierare anche domani perché è pronto, 19 presenze su 20 partite quest'anno in Serie A, 2 in Coppa Italia. È più che pronto a livello di minutaggio, anzi così come il Mazzocchi che hai preso dalla Salernitana, sono calciatori che puoi schierare da subito, quindi da quel punto di vista, nel caso dovessimo avere problemi sull'esterno a destra, c'è Ngonch, c'è ancora Zerbin che non sappiamo se vada via o meno, ma credo di sì, visto che il Napoli si è tutelato così. Andiamo avanti con appunto, le statistiche di Ngonch. 19 presenze, 6 gol, 2 assist e 4 cartellini gialli in Serie A. Niente male come score, niente male come età, come profilo e come livello tecnico, assolutamente. A me piacciono queste operazioni comunque così in vista futura, sicuramente. Manca il centrale di difesa, mancano i centrocampisti, siamo d'accordissimo, ma mi auguro che il Napoli intervenga anche lì e forse ci sarà qualche altro blitz nella notte per chiudere per Barak. Si parla di Barak della Fiorentina, vedremo come andrà a finire, perché la stessa operazione Traoré comunque, cambiando un tantino il modulo, poi ci arriveremo con un altro video, si può tranquillamente schierare non mettendo nemmeno da parte Lindstrom, che è diventato un caso, anzi lo è sempre stato un caso Lindstrom, però dobbiamo trovare anche spazio a questo calciatore che per me resta fortissimo anche con un cambio modulo, perché nei tre dietro la punta in un eventuale 4-2-3-1 non sarebbe male.
Questa è la trafila ovviamente delle squadre dove ha militato tutta la gioventù nelle giovanili del Bruges. Bruges poi 2019, PSV in prestito, Bruges di nuovo, RKC Waalwijk che è stata diciamo un intermezzo prima di arrivare al Groningen per 200.000 euro, a quanto dice Transfermarkt, però le cifre non le sono andate a comparare ufficialmente, perché possiamo anche vedere che su Transfermarkt Gonch vale 6 milioni, ma l'operazione è stata chiusa a 18 milioni più 2 di bonus, quindi prendiamo con le pinze le cifre che vediamo qui, e ovviamente è passato al Verona da gennaio 2023. Questa è la trafila delle squadre di inconci. C'era un'ultima statistica, a quanto pare che è questa, eccola qui, togliamo questa davanti, la trafila delle nazionali dall'Under 15 fino all'Under 21, convocato sempre dal Belgio. Ovviamente le presenze non sono tantissime, vedremo poi se dovesse crescere come calciatore, nazionale maggiore, eccetera eccetera, però è una cosa che andava comunque vista per appunto questo esterno d'attacco, che a me non dispiace. Non dispiace, lo ripeto ancora una volta, perché ci stiamo andando a rinforzare, secondo me, su un reparto che già aveva ovviamente i doppioni nel caso si fa male qualcuno, avevi comunque gente da schierare. C'era Lindstrom che è stato preso appunto per schierarlo lì, ma a quanto pare o non riesce ad interpretare il ruolo come si deve, ma ne dubito, perché all'Eintracht l'ha fatto molto bene, oppure in questo periodo e in questo mare mosso in casa Napoli ne ha pagato comunque le conseguenze. Un calciatore è arrivato così all'improvviso in una società vittoriosa e con lo scudetto al petto, che credevamo di onorare un tantino meglio. Forse anche Lindstrom, ovviamente, avendo vinto lo scudetto, il Napoli piazza gettonata in quel di giugno, ha scelto Napoli non andando a Liverpool, quindi decisione anche forte del ragazzo. Mi auguro che trovi spazio, ma c'è bisogno di un cambio modulo per farlo trovare spazio, a meno che non lo si voglia schierare a centrocampo al posto di Zielinski o di un eventuale Zielinski, visto che Elmas l'hai venduto, Gaetano così così, Zielinski è già all'Inter, hai questo centrocampo incerto anche in vista di questa Supercoppa. La mossa la si potrebbe anche fare, ma c'è bisogno di un tantino di copertura davanti alla difesa, quindi dovresti giostrarti Demme e Lobotka, o due incontristi, o Lobotka più un incontrista, che possa essere un Lobotka Caiust, ma Caiust sta ancora così così. Ti serve comunque schermo davanti alla difesa, perché poi avresti i tre dietro la punta, che potrebbero essere per me Quara, Lindstrom, che so, Politano, Gonc, eccetera eccetera, che comunque sono calciatori molto offensivi. Dietro la punta che dovrebbe essere Simeone, Raspadori, mi auguro che sia Simeone, perché comunque è un po' in appannamento il nostro Raspa. Facciamo giocare Simeone e diamogli minutaggio, perché per me resta per caratteristiche il principale sostituto di Osimhen da quel punto di vista per la posizione in campo. Facciamo gli applausi a Napoli per queste operazioni. Gli applausi vanno fatte per le operazioni di mercato nella maniera più assoluta. Forse il diritto di riscatto a 25 di Traoré è un tantino alto, perché c'è un'incognita prestazionale e di ritrovo, diciamo, a livello di caratteristiche per com'era e come sarà. Però ovviamente operazione che non dispiace in vista futura, ma servono i centrocampisti e i centrali difensivi, a meno che tu non voglia scommettere fino a fine anno con i centrali difensivi che abbiamo e con la linea di difesa che abbiamo, ovviando, come ho detto prima, a schermare la difesa diversamente, perché in un 4-3-3 è da inizio anno, al di là di chi c'era seduto in panchina, che non va. Il 4-3 è un modulo che sicuramente va interpretato all'offensiva, però al di là che tu l'anno scorso avevi un Kim che faceva qualsiasi cosa lì dietro,
lo puoi anche trovare spendendo una cifra notevole, un difensore del genere o simile per caratteristiche, spendendo diciamo tra i 40 e i 50 milioni, perché qualcuno c'è, ma non sono tanti. Ma non è detto che tu vada a risolvere tutti i problemi del Napoli, perché per me i problemi restano comunque in una mediana che, vuoi o non vuoi, non gira come l'anno scorso. E se l'anno scorso abbiamo avuto il miglior centrocampo del campionato, quest'anno è caduto totalmente in mediana, nella maniera più assoluta, cosa che invece all'Inter, e vediamo dov'è in classifica, l'Inter quest'anno tra i reparti, se vogliamo dirla tutta, è il centrocampo che domina, e poi di conseguenza Lautaro e Thuram eccetera eccetera, è una difesa che riesce comunque pur stando bassa a schermare la porta. Poi hai un portiere che incute sicurezza da sempre, urla, richiama. L'Inter è una squadra che merita di stare lassù assolutamente per quello che ha fatto e per ciò che abbiamo visto in questo campionato, al di là di direzioni arbitrali, ciò che si voglia dire, chiacchiere da bar, eccetera. Le possiamo anche andare ad evidenziare queste cose, ma per ciò che abbiamo visto in campo, quando entri e giochi con l'Inter, la sensazione è che devi posare i 3 punti, come era la sensazione del Napoli dell'anno scorso. Inzaghi sta usando a livello di tempistiche le stesse dinamiche più o meno che usava il Napoli l'anno scorso, ovvero i primi 20 minuti della partita, come ricordiamo noi, in epoca non tanto nemmeno passata, ma nel recente passato, diciamo, del Napoli, i primi 20 minuti erano, facevamo vedere i sorci rossi a tutte le squadre avversarie, creando 3, 4, 5 palle gol in una ventina di minuti, nitide, buttandone dentro due e chiudendo la partita. Così la sta gestendo anche l'Inter. Ovviamente, così, così come tante squadre, non è che entri in campo e dai la vittoria in tasca, perché comunque ci sono squadre che riescono a fare sovraritmo e a metterti in difficoltà. In quel caso ovviamente devi essere bravo a gestire la doppia fase, arretrando e compattandoti quando vieni attaccato sovraritmo, perché poi non puoi seguire il sovraritmo che sta imponendo la squadra avversaria, rischi di non arrivare a fine partita, eccetera eccetera. Benvenuto a Angonci, benvenuto a Traoré, e speriamo di chiudere almeno un centrocampista e un centrale prima della fine del mercato. Sempre Forza Napoli ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Ciao.